Se anche alla tua pianta di limone cadono le foglie, sei proprio nel posto giusto, nel video adatto. Oggi vediamo quali sono le cause principali, quelle più gravi, per cui la pianta del limone inizia a stressarsi, e già sappiamo che sono degli stress, e a far cadere le foglie. Magari all'inizio ne cade una, due, non ci facciamo neanche tanto caso, stiamo a osservare un po' quello che accade, invece la situazione si aggrava, peggiora. Oggi vediamo tutte le cause quali sono e come possiamo rimediare nell'immediato, aiutare un po' la pianta e comunque non ricadere in questi errori. Non vi rimane altro che mettermi un bel pollice in su, continuare a vedere il resto del video perché parliamo delle piante sia coltivate in piena terra che quelle coltivate in vaso. La prima causa, la più frequente, la più importante per cui una pianta di limone, ma gli agrumi in generale, addirittura ancor peggio pompelmi e cedri, è il freddo, è l'abbassamento repentino delle temperature esterne. Comunque sia, bisogna ben capire che la pianta del limone non vuole assolutamente temperature invernali troppo basse. La pianta del limone ama i climi temperati. Sotto a 10 gradi inizia a stressarsi, quando le temperature già arrivano a 5 gradi si è talmente stressata che decide di far cadere le foglie. Sta dicendoci: io qui ho freddo. È chiaro e naturale che più le temperature si abbasseranno e più questo stress sarà evidenziato dalla pianta, addirittura a volte si spogliano completamente. In tutti i casi però dove io ho già la mia pianta di limone lì all'esterno e le temperature scendono verso lo zero e la voglio un po' aiutare, posso fare così. La dovrò proteggere con un telo, ma non con un telo di quelli TNT, il tessuto non tessuto, perché quel telo può aiutarmi contro qualche brinata, contro i venti gelidi, ma vi posso assicurare che se le temperature vanno verso lo zero e voi avete chiuso la chioma con questo tessuto, se andate a misurare la temperatura dentro quella chioma, se fuori sta 0, dentro potrà stare 1, quindi non proteggete nulla. Dovete invece fare un sistema come se fosse una serra, quindi realizzare una struttura e dove proteggerete la vostra pianta che sarà all'interno con un telo in plastica trasparente. Volendo potete anche realizzare una porticina e durante le notti più fredde mettere dentro 2 o 3 candele accese, di quelle grandi. Sopra le candele ci mettete un vaso di coccio rovesciato. La candela scalda il vaso irraggia del calore e questo tepore si distribuisce in tutta la serra, in modo che la pianta non soffrirà troppo il freddo. Per le piante in vaso è semplicissimo, basta prendere il vaso e portarlo in casa. No, non va bene, non lo dobbiamo mettere in casa dove ci sono i termosifoni, mettiamolo in cantina, mettiamolo nel magazzino, nel garage, dove non ci sono i riscaldamenti accesi, perché poi si stressa per il troppo sbalzo di temperatura. Allora, che facciamo? Quando inizia a far fresco la sera, magari le 3, le 4 del pomeriggio durante i periodi invernali, prendiamo il nostro vaso, lo mettiamo in cantina e il mattino successivo, quando le temperature esterne iniziano ad alzarsi, magari saranno le 9, le 10 di mattina, riprendiamo la nostra pianta e la portiamo all'esterno di nuovo, sempre all'aria, alla luce e al sole, posto che ama. Posso fare nell'immediato qualcosa per rivedere le foglie sulla pianta, per rifargli fare nuovi germogli? Assolutamente no. Più gliene facciamo e più la stressiamo. Dobbiamo solo invece che aspettare tranquillamente la primavera e se la pianta chiaramente non è stata gelata dal freddo invernale, vedrete che rifarà piccoli e teneri germogli che cresceranno, che faranno nuove foglie. Solamente quando le foglie inizieranno a crescere e la parte vegetativa inizierà a svilupparsi, potremo magari dargli un trattamento a base di propoli per aiutarla a superare questo stress. Niente di più. La seconda causa è l'eccessivo calore e l'eccessiva fertilizzazione, sia che è una pianta in vaso che sia che è una pianta in piena terra. Una pianta che inizia a soffrire la sete o è stata fertilizzata troppo, soprattutto con azoto, inizia a dimostrare la sua sofferenza arrotolando le foglie. Pian piano queste foglie arrotolate si seccheranno e cadranno e la pianta si spoglierà.
Occorre quindi non far mai soffrire eccessivamente la sete alla pianta, annaffiature appunto regolari, terreno al limite umido, mai troppo bagnato, e tra un'annaffiatura e l'altra cerchiamo di fare asciugare un po' il terreno. Un consiglio: sulle piante in vaso, quando ci batte il sole insistente, quel vaso può scaldarsi e si scalda anche l'apparato radicale e il terreno. Ecco che la pianta potrebbe stressarsi anche se voi avete annaffiato il giorno prima, però la pianta comincia a far cadere le foglie. Quindi che dovete fare in questi casi? Proteggere il vaso all'esterno magari con un indumento di cotone bianco, ma se è brutto potrete anche metterci delle canne in modo che il sole non batte direttamente sul vaso. Potrete addirittura prendere un vaso più grande, metterci dentro la vostra pianta con tutto il vaso e nello spazio che rimane riempirlo con del materiale isolante come ad esempio l'argilla espansa o la vermiculite. In questo modo il sole che batte sul vaso è il vaso esterno, la vermiculite fa da isolante ed il calore non arriverà così cocente sul vaso che contiene invece il terreno e le radici della pianta. Un'altra causa abbastanza frequente è quella dell'eccessiva annaffiatura, soprattutto nelle piante dove il terreno inizia a essere compatto, argilloso, comunque non drenante. Magari annaffiamo poco, ma l'acqua non va giù, ristagna. Ecco che questo ristagno, questa eccessiva acqua, fa sì che la pianta vada in asfissia radicale e quindi, come lo dimostra, facendo cadere le foglie, la pianta sta soffrendo, ci dice: io sto soffocando in questo terreno troppo zuppo, troppo bagnato. Dobbiamo cercare di eliminare un po' di terra, quella dura, compatta, zappettare piano piano con una piccola forbice, con un coltello, ammorbidire il terreno, toglierlo un po' e aggiungere del terriccio, sempre magari fertilizzato. Se avete dell'ottimo letame maturo va bene, altrimenti potete aggiungere del concime, organo minerale adatto per piante acidofile, per i limoni. State sempre attenti a non far rimanere poi l'acqua nel sottovaso. Perché? Perché se le radici del vostro limone hanno raggiunto il fondo del vaso, quest'acqua non fa altro che avere lo stesso livello tra il sottovaso e l'interno del vaso e le radici lì rimangono in asfissia radicale e la cosa non va bene. Quindi o prendete il sottovaso, lo girate sottosopra e l'acqua non ci rimane, oppure fate i forellini nel sottovaso in modo che l'acqua se ne va. Un'altra causa, l'ultima tra quelle più frequenti, per cui una pianta di limone coltivata in vaso o di agrumi lascia cadere le sue foglie, è il cambio della luce, il cambio dell'illuminazione. È assolutamente naturale che all'esterno si era abituata, si era ambientata ad una certa illuminazione, per cui la pianta prelevava le energie, le sostanze nutritive dal terreno, le elaborava con le sue foglie, la sintesi clorofilliana, e alimentava tutta la chioma. Adesso, cambiando l'illuminazione, cambia anche la sintesi clorofilliana e quindi la pianta inizia un po' a sentire sofferenza e a dimostrarla con questa caduta delle foglie. In tutti quei casi in cui l'illuminazione è scarsa all'interno dell'abitazione, possiamo aiutare la pianta acquistando quelle lampade nate proprio per le piante e gliele posizioniamo sopra in modo che lei non si stresserà così eccessivamente. Io ragazzi vi saluto così, ci vediamo alla prossima, mi raccomando sempre in gamba prodotti bio, un saluto a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi!